Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Aurantin Milan Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 4 novembre 2021. Cos'è Aurantin? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Aurantin durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Aurantin? Aurantin è un farmaco a base del principio attivo fenitoïna sodica, appartenente alla categoria degli antiepilettici e nello specifico derivati dell'idantoina. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan Italia SRL. Aurantin può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Viatris Pharma SRL concessionario. Milan Italia SRL ricetta. OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo. Fenitoïna sodica. Gruppo terapeutico. Antiepilettici. Forma farmaceutica. Soluzione, uso interno, indicazioni. Aurantin parenterale è indicato per il controllo dello stato epilettico di tipo tonico-clonico, grande male, e per la prevenzione e il trattamento di crisi che compaiono durante o dopo interventi di neurochirurgia o gravi traumi cranici. Aurantin è impiegato nel trattamento di aritmie cardiache, quali aritmie ventricolari pericolose per la vita o aritmie secondarie causate da intossicazione da digitale, nei casi in cui non c'è stata risposta ad altri trattamenti antiaritmici disponibili o quando altri antiaritmici potrebbero non essere tollerati. Posologia. Stato epilettico in un paziente con crisi epilettiche continue, raffrontate con le più comuni crisi a rapida ricorrenza tipo epilessia seriale. Prima della somministrazione di Aurantin è raccomandato l'impiego endovenoso di diazepam a causa del suo rapido inizio di effetto. Dopo somministrazione di diazepam in pazienti con crisi epilettiche continue e nel trattamento iniziale dell'epilessia seriale, una dose di attacco da 10 mg/kg a 15 mg/kg di fenitoïna deve essere iniettata per via endovenosa lenta ad una velocità non superiore a 50 mg/minuto, ciò richiede circa 20 minuti in un soggetto di 70 kg. La dose di attacco deve essere seguita da dosi di mantenimento di 100 mg per via orale o endovenosa ogni 6-8 ore. L'assorbimento orale di fenitoïna nei neonati è inattendibile. Tuttavia una dose di attacco da 15 mg/kg a 20 mg/kg di Aurantin per via endovenosa produce concentrazioni sieriche di fenitoïna entro il range terapeutico generalmente accettato, 10-20 mg/l. Il farmaco deve essere iniettato lentamente in vena alla velocità di 1-3 mg/kg/minuto o ad una velocità non superiore a 50 mg/minuto, a seconda di quale sia più lenta. La determinazione dei livelli plasmatici di fenitoïna è consigliabile quando si impiega Aurantin per il trattamento dello stato epilettico e per la successiva definizione del dosaggio di mantenimento. Il livello clinicamente efficace è solitamente di 10-20 mg/l, anche se alcuni casi di crisi tonico-cloniche possono essere controllati con livelli sierici inferiori. La somministrazione intramuscolare non deve essere impiegata per il trattamento dello stato epilettico, dal momento che, con tale via, il raggiungimento dei livelli di picco plasmatico può richiedere fino a 24 ore. Aritmie cardiache. Somministrare inizialmente una dose da 3,5 mg/kg a 5 mg/kg per via endovenosa. Se necessario ripetere la dose una sola volta. La soluzione deve essere iniettata lentamente per via endovenosa ad una frequenza non superiore a 1 ml, 50 mg, al minuto. Dosaggio in popolazioni speciali. Pazienti con malattia renale o epatica. Vedere paragrafo 4. Pazienti anziani, oltre 65 anni di età.
La clearance della fenitoina è leggermente ridotta nei pazienti anziani e potrebbe essere necessario un dosaggio inferiore o una somministrazione meno frequente, vedere paragrafo 5, 2. Tuttavia, nei pazienti anziani possono verificarsi complicazioni più facilmente. Altre indicazioni: non è possibile definire uno schema terapeutico valido per tutte le altre indicazioni. La via di somministrazione endovenosa è preferibile. I dosaggi e gli intervalli fra le somministrazioni saranno determinati a seconda delle necessità dei singoli pazienti. Devono essere tenuti in considerazione fattori quali precedenti terapie antiepilettiche, grado di controllo delle crisi, età e condizioni mediche generali del paziente. Nonostante il lento assorbimento di Aurantin quando iniettato intramuscolo, il suo impiego con questa via di somministrazione può essere appropriato in alcune condizioni. Quando si rende necessaria per breve tempo la somministrazione intramuscolare in pazienti precedentemente stabilizzati con fenitoina per via orale, è essenziale effettuare appropriati aggiustamenti posologici per mantenere i livelli sierici terapeutici. Una dose intramuscolare superiore del 50% a quella orale è necessaria per mantenere tali livelli. Quando si ritorna al trattamento orale, la dose deve essere ridotta del 50% rispetto alla dose orale iniziale allo scopo di evitare il raggiungimento di livelli sierici troppo elevati a causa del prolungato rilascio dalle sedi di iniezione intramuscolare. In un paziente precedentemente non trattato con fenitoina, Aurantin può essere somministrato per via intramuscolare alla dose di 100-200 mg, 2-4 ml, ad intervalli di circa 4 ore a scopo profilattico durante interventi di neurochirurgia e proseguito nel periodo postoperatorio per 48-72 ore. La posologia deve essere successivamente ridotta fino a una dose di mantenimento di 300 mg e aggiustata in funzione dei livelli sierici. Se il paziente richiede un periodo di trattamento con Aurantin per via intramuscolare superiore a una settimana, dovrebbero essere valutate vie di somministrazione alternative quali l'intubazione gastrica. Per periodi inferiori a una settimana, il paziente che interrompe la somministrazione intramuscolare dovrebbe ricevere la metà della dose orale iniziale per lo stesso periodo di tempo in cui è stato trattato per via intramuscolare con Aurantin. Il dosaggio dei livelli sierici è utile come guida a un appropriato aggiustamento della dose. Bambini. Posologia come per gli adulti. Tuttavia è stato dimostrato che i bambini tendono a metabolizzare la fenitoina più rapidamente di quanto avviene nell'adulto. Ciò deve essere tenuto in considerazione quando si definiscono i dosaggi. Il ricorso al monitoraggio dei livelli sierici di fenitoina può essere di particolare utilità in questi casi. Il farmaco deve essere iniettato lentamente in vena alla velocità di 1-3 mg/kg/minuto o ad una velocità non superiore a 50 mg/minuto, a seconda di quale sia più lenta. Neonati. L'assorbimento orale di fenitoina nei neonati è incostante. Tuttavia una dose di attacco di 15 mg/kg, 20 mg/kg per via endovenosa produce concentrazioni sieriche di fenitoina entro il range terapeutico generalmente accettato, 10-20 mg/l. Il farmaco deve essere iniettato lentamente in vena alla velocità di 1-3 mg/kg/minuto. Modo di somministrazione: un'infusione rapida può essere associata a eventi cardiovascolari avversi, vedere paragrafo 4, 4, quando possibile deve essere usata la fenitoina per via orale, a causa dei rischi di tossicità cardiaca e locale associati alla fenitoina per via endovenosa. Aurantin non deve essere miscelato alle comuni soluzioni per infusione endovenosa e in particolare al destrosio e alle soluzioni contenenti destrosio a causa della potenziale formazione di precipitati, vedere paragrafo 6, 2. Per le istruzioni sulla manipolazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6, 6. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, ad altre idantoine, o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. La somministrazione endoarteriosa deve essere evitata a causa dell'elevato pH del preparato. A causa del suo effetto sull'automatismo ventricolare, la fenitoina è controindicata nella bradicardia sinusale, nel blocco senoatriale, nel blocco atrioventricolare, AV, di secondo e terzo grado e nei pazienti con sindrome di Adams-Stokes. Generalmente controindicato in gravidanza e allattamento, vedere paragrafo 4, 6.
La somministrazione concomitante di fenitoina e della virdina è controindicata in considerazione della potenziale perdita di risposta virologica e possibile resistenza alla della virdina o alla classe di inibitori non nucleosidici della trascrittasi inversa. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze generali nell'adulto. La somministrazione EV non deve superare i 50 mg/minuto, nel neonato e nel bambino, non deve superare la velocità di 1,3 mg/kg/minuto o di 50 mg/minuto. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione. La fenitoina si lega ampiamente alle proteine sieriche/plasmatiche ed è soggetta a spiazzamento competitivo. La fenitoina è metabolizzata dagli enzimi CYP2C9, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Aurantin durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Aurantin durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità, gravidanza e allattamento. Fertilità. Negli studi sugli animali la fenitoina non ha determinato nessun effetto diretto sulla fertilità. Gravidanza. La fenitoina attraversa la placenta. Alle pazienti che potrebbero iniziare, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Poiché il farmaco può determinare modificazioni dei tempi di reazione, i pazienti devono essere avvertiti di non condurre veicoli o adoperare macchinari pericolosi, a meno che sia stato accertato che questo medicinale non influenza la capacità di svolgere tali attività. Effetti indesiderati con la fenitoina. Sono state segnalate le seguenti reazioni avverse, frequenza non nota, non può essere definita sulla base dei dati disponibili. Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non è nota la dose letale nel bambino. Nell'adulto la dose letale di fenitoina è stimata tra 2G e 5G. I sintomi iniziali sono nistagmo, atassia e disartria. Altri segni sono tremore, iperreflessia, letargia, nausea e vomito. Il paziente può divenire comatoso o ipoteso. La morte avviene per depressione respiratoria e circolatoria. Tentativi di correlare i livelli sierici del farmaco con gli effetti tossici hanno mostrato ampie variazioni interindividuali. Dosi fino a 25 volte quelle terapeutiche sono state assunte con raggiungimento di livelli plasmatici superiori a 100 mg/L e con completo recupero. Sono stati riportati casi irreversibili di disfunzione cerebellare e atrofia cerebellare. Trattamento. Il trattamento è aspecifico dal momento che non vi è nessun antidoto noto. Deve essere attentamente osservata l'adeguatezza del sistema respiratorio e circolatorio e devono essere adottate appropriate misure di supporto. L'exsanguinotrasfusione totale è stata impiegata nel trattamento della grave intossicazione del bambino. Nel sovradosaggio acuto dovrebbe essere tenuta presente la possibilità di altri deprimenti il sistema nervoso centrale, SNC, incluso l'alcol. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiepilettici derivati dell'idantoina. Codice ATC. N03AB02. La fenitoina è un farmaco anticonvulsivante utile nel trattamento dell'epilessia. Il sito d'azione principale sembra essere la corteccia motoria, dove viene inibito. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. La fenitoina è un acido debole ed ha una limitata idrosolubilità anche nell'intestino. Dopo somministrazione orale, il composto viene sottoposto ad un assorbimento lento e piuttosto variabile. In seguito, dati preclinici di sicurezza. Carcinogenesi. In uno studio di carcinogenicità transplacentare in esemplari adulti, è stata somministrata fenitoina nella dieta a dosi da 30 a 600 ppm ai topi e a dosi da elenco degli eccipienti glicole propilenico, alcol etilico, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.